Mi scrive un uomo di 30 anni che da circa un anno ha una relazione con un suo coetaneo con cui dice che la sessualità va bene dal punto di vista della frequenza, hanno 2 o 3 rapporti sessuali a settimana, però ci sono dei problemi legati al modo in cui il compagno tende a vivere la sessualità. Cioè succede che a volte, a quanto pare, il partner tende a essere più aggressivo del solito, dice lui ha un carattere un po' irascibile, però nella sessualità alcune volte vedo come se il suo sguardo cambiasse, come se diventasse con quello sguardo che di solito lui ha quando è arrabbiato. E quando succede questo, quel modo più energico, un po' incontrollato di vivere il sesso, diventa un qualcosa che per me, dice, diventa meno piacevole. Cioè diventa un po' un ostacolo al vivere la sessualità in un modo un po' più spirituale, più profondo. Tra l'altro dice anche, quando succede questo a volte mi capita di avere la sensazione che lui su questo non mi stia rispettando, stia soltanto cercando di sfogarsi, di esprimere qualcos'altro e non stia cercando davvero me. Quindi dice, quelle occasioni gli chiedo di moderarsi, di fermarsi un attimo e allo stesso tempo c'è stata occasione per confrontarsi, per parlarne, però dice, quando ne abbiamo parlato, lui ha negato tutto, cioè ha detto no, in realtà non succedeva nulla del genere, non sono più aggressivo del solito, e quindi c'è stato un problema nel confrontarsi su questo. La domanda quindi verte sul come superare l'insoddisfazione di questo comportamento. E questo argomento può essere poi preso da 2 prospettive diverse che però sottendono un ragionamento unico. Il punto centrale direi che è iniziare a mettere in discussione il fatto che un atteggiamento aggressivo, arrabbiato, non sia compatibile con una visione spirituale più profonda della sessualità. Dove sta scritta questa cosa? Cioè, spesso la spiritualità viene effettivamente associata a tutte delle situazioni un po' più calme, un po' più rilassate, con un certo tipo di attenzione, cura, melodia, però non sta scritto da nessuna parte che sia quello lo spirituale. Può essere che il modo che il suo partner ha di vivere la sessualità in modo spirituale sia questo. E forse è proprio questo l'aspetto importante, cioè cercare di capire qual è il punto di contatto, di compatibilità tra le vostre preferenze. E su questo quindi mi sembra di capire che da quello che mi scrive il suo partner non è che cerca sempre un sesso aggressivo, lo cerca ogni tanto in alcune fasi. E questo se va ad aumentare la variabilità nella sessualità è soltanto un qualcosa che può essere tanto di guadagnato. Quindi da un lato se si può provare magari a mettere in discussione questo preconcetto, questa convinzione che la rabbia e l'aggressività sia una mancanza di rispetto, forse quindi potrebbe essere un qualcosa che invece se condiviso e se riportato in una dimensione cooperativa potrebbe essere anche più piacevole per entrambi e potrebbe avere anche magari più spazio nella sessualità, perché no? Cosa diversa è se ci stiamo dicendo che o se ci stessimo dicendo che lui è sempre aggressivo e sempre energico senza riuscire mai a fermarsi e a godersi momenti più rilassati nella sessualità. In quel caso non staremo parlando del fatto che lui mi impedisce di vivere il sesso in una dimensione più profonda, ma staremo parlando del fatto che quindi il suo modo di vivere il sesso è esclusivamente con una preferenza verso un'aggressività che non è compatibile con la sua preferenza. E in quel caso quindi avremo un problema che riguarda il fatto che lui è troppo aggressivo e forse potrebbe iniziare a essere per lui utile mettersi in discussione, mettersi in gioco nel ragionare, nell'esplorare un modo un po' più calmo e più anche intimo da quel punto di vista di vivere la sessualità. Sia chiaro però quindi, il fatto di fare sesso in maniera rapida, energica, veloce, sbrigativa, non è qualcosa che necessariamente non è intimo, può esserlo benissimo. Eh, Però c'è da fare aprire una parentesi. Spesso, quando il sesso viene vissuto sempre in maniera sbrigativa, a volte quello è un approccio che si utilizza anche un po' per evitare di andare sufficientemente piano da poter ascoltare anche i propri pensieri, le proprie sensazioni legate all'altra persona. E quindi quello finisce per essere un modo per staccarsi dall'altro e diventa un momento poco intimo, poco profondo. Ma allo stesso tempo, se per vivere il sesso in maniera profonda e spirituale servono tante cerimonie, tante preparazioni, attenzione ai dettagli, all'ambiente, agli odori, alla cura, che è qualcosa che assolutamente ha una sua importanza nel sesso, ci mancherebbe, ma se diventa una necessità, anche quello può essere un ostacolo a una dimensione più profonda e spirituale, perché sembra che non si stia facendo sesso con l'altra persona,
ma si stia facendo sesso con una propria idea di come il sesso dovrebbe essere. Mentre anche un rapporto occasionale e un po', se passare il termine, buttato lì, anche quello può essere spirituale. Se dentro una concezione in cui anche l'altra cosa è possibile. Ogni volta che nel sesso si ha solo un'alternativa, questo è totalmente controproducente per il benessere sessuale. Quindi, se ragioniamo su una soluzione per favorire la spiritualità nel sesso, mi sentirei di suggerire, cerchiamo di quindi ragionare su ampliare le alternative, su cercare di capire come collaborare all'interno di quell'aggressività in cui l'aggressività non è il problema, ma è il modo in cui non viene condivisa l'aggressività che diventa un problema. E in questo quindi l'idea di parlarne è stata un'ottima idea, forse però è stato posto più come un adesso bisogna fare in un altro modo, o forse è stato posto comunque con dei termini poco collaborativi. Mentre invece è un argomento su cui può essere assolutamente utile ritornare per cercare di condividere il fatto che ci sia un problema dal punto di vista delle preferenze, in cui ognuno ha le sue, e per provare a cercare di collaborare in una direzione in cui questa aggressività e quello sguardo, che altrimenti sembra una mancanza di rispetto, possa diventare uno sguardo di aggressività condivisa nella ricerca di un piacere più intenso per entrambi. E in questo senso quindi l'idea di chiedere aiuto al suo partner è il primo passo per poter migliorare nel vostro benessere sessuale e nel vostro benessere di coppia.